Giuse, siamo tornati e siamo in 4. Siamo 4. Come mai siamo 4? E qui abbiamo un ospite. Chi ci ha tirato fuori dal cappello stavolta? Stavolta Michele. Piacere, grazie per l'invito. Grazie a te. Per essere venuto. Anche di te, Michele, non mi sembra. Esatto. E non è qua, diciamo, come collezionista, ma più anche, che ma- poi lo sarà. Perché è difficile che uno faccia Non questo per- tipo di lavoro e esatto. non lo sia. Purtroppo, perché Sì, mi rimangono tanti quello è vero, attaccati perché al polso. Nella sua posizione, come nella nostra più o meno, soffri di più, perché ne vedi passare tanti e ne trattieni meno. Quando ti piace qualcosa è difficile venderlo. Quello è il problema. Infatti, sai quante volte uno dice, Dio, ma non l'ho venduto. Sei contento che l'hai venduto, ma ti lo auguri perché dici, buono, questo era meglio se... E quanti se ne avresti rimaneva- ricomprati? E quanti ne avresti ricomprati? Specialmente quando ti giri indietro e dici... Tu diceva ma prima. ma quanto l'ho venduto questo orologio? Non è C'è mai qualche abbastanza, rimpianto non è mai già? abbastanza. No, perché diciamo chi è. Innanzitutto diciamo chi è. No, facciamo vedere a lui. Presentati. Allora, io lavoro per una casa d'aste, ho sempre Certo. lavorato per le case d'aste, quindi non sono un commerciante, Certo. è diverso. È diverso perché gli orologi li vedo partire da prezzi veramente interessanti, quindi ho ancora di più il rimpianto, diciamo, perché quando sì. uno lo vende caro poi... In realtà noi li facciamo partire piuttosto bassi, è il concetto stesso dell'asta, Certo. e poi il miglior offerente è il proprietario. Sì. Quindi dal prezzo basso chiunque poi compri è il E miglior quindi offerente. voi selezionate, quindi andate a cercare e siete comunque... O vi cercano. o vi anche. cercano, Cerchiamo. certo, e poi fate quante aste? Ne facciamo 2 all'anno di orologi importanti Ok. da polso, poi ne facciamo 1/2 tra tasca e online, quindi varie insomma. E vengono fatte a? Allora, Monte Carlo è la sede principale per gli orologi da polso. Ok. Milano è la sede per cui ci appoggiamo per gli orologi a tasca, anche per un discorso di belle arti, così Certo, siamo in Italia, perché comunque l'Italia è un centro importante per gli orologi a tasca. Ok. E lo è stato negli anni 90, anzi negli anni 80 era uno dei centri. Sì, Praticamente il mercato inglese sfornava orologi che il mercato italiano recepiva veramente, più di qualsiasi altro stato del mondo. E quindi hai sul detto polso. il nome della casa d'asta per cui Van lavori? Nenes, Ok. W. L'ho sentito deformare varie volte Van Nenes. No, si scritta da- Sì, eccola qua, sì, tanto C'è il lo- logino, tanto lo taggherai sotto, immagino. Poi E se a- andate a cercare anche su Instagram troverete anche gran belle cose, vero? Sì, Passa sì, molte sì. cose. va Sì, bene. non solo orologi, anzi. No, non solo orologi, infatti gran belle cose anche un po' di Quelle sono tutto, per te. antiquariato. Piacciono? Super giù. Ti ci vedrei, Michele. ti ci vedrei. E dimmi una cosa, prossima asta vedo luglio. 14 luglio, 14. Yacht Club di Monaco. Vi aspettiamo, è aperta al pubblico. Faremo anche un bel cocktail, quindi magari Ci va. facciamo un altro video di live. Sarebbe bello, una bella idea. Sì, sì. Io vengo in da fare. Bermuda. No, per la prima volta sei veramente nella tua divisa ufficiale. Sono a casa mia. E quindi cosa hai scelto però? Perché insomma, sì. quanti pezzi intanto portate solitamente? in Variabile, asta? Sì, intanto la prima variabile è quanti ne troviamo. certo. Comunque di Il media minimo cerchiamo di... per farla, diciamo, Il minimo bella. per farla... Ne basterebbe uno se vuoi. Hai ragione. No, il minimo per farla sono un centinaio di pezzi. Un centinaio. Obiettivamente, sì, un centinaio. Poi ci sono anche nostri colleghi importanti che fanno anche cataloghi da 300 pezzi, tutti belli, quindi Buon per loro. buon per loro, Sai, bravissimi. anche Però lo in quel fanno anche da mondo- 30 anni. quindi. Anche in quel mondo c'è una bella competizione, da sempre. Io mi ricordo all'inizio erano 2 sole case d'asta, Christie's e Sotheby, e poi dopo sono arrivati tutti gli altri, specialmente nel mondo degli orologi. Ecco, sugli orologi sono Sì, entrati sì, dopo sono con le arrivati. gambe tese, insomma. Beh, oddio, diciamo anche con il primo Hasbro Feldman, che poi è la nascita di Patrizzi in pratica, come Hasbro Feldman però, quindi Ma quella è quella tipo, no. Hasbro Feldman era la prima Quella- casa d'aste di orologi. Quella che fece l'asta sul Patek, a Ginevra. matematica. No, monotematica Patek, siamo già diciamo a Patrizzi, quindi... Ok, quindi quella è Anni 89, 90. insomma. Sì. No, lì ancora prima, siamo negli primi anni 80, è un cataloghino verde, Ok. pubblicava orologi, ci sono qualcuno di quei cataloghi lì dove ti fai Non avevo dubbi. Ma lui c'era lì che Chrono lì che alzava la mano. Universal, Chrono Universal in oro che hanno un valore di 500.000 lire meno di un Chrono Patek, che dici, visto oggi, dici, no, qualcosa è successo. Ma probabilmente era un po' la linea del via, no? Visto Però quando dai, si che parte, cos'è si parte successo lo insieme. andiamo a raccontare oggi, perché è successo, quindi Quello ci sarà da ridere. vero? quello è interessante. Sì, sì. Allora che ci ha portato Michele? Cosa... Allora, Tra partiamo l'altro col- scegliere
pochi lotti su 100 o più non deve essere semplice da portare, da far vedere, perché devono essere pezzi quantomeno interessanti. Adesso vedrai che la scelta è stata abbastanza facile. Facile, eh? Allora, questo qui partiamo dagli anni 50, quindi siamo con un dato Contax, e quindi orologio in oro, certo. uno degli ultimi, direi, forse l'ultimo, complicato di Rolex. Sì, Quindi questo è il padellone che diciamo era l'orologio automatico, in quel caso con le fasi lunari, il calendario, e questi erano gli ultimi, proprio gli ultimi. Sì. L'altro forse è arrivato un po' più avanti, questo si è fermato prima, perché poi in realtà costava molto, quindi la Rolex in quell'epoca diciamo su questo settore non era così ferrata, c'erano marche molto più. Infatti qui abbiamo una cassa già Oyster, sì. Provavano, si può dire, a renderla impermeabile. Sì, infatti. Chiaramente io non ci farei il bagno. Ora no, ora no. Ma neanche all'epoca. Neanche il lavaggio delle mani, forse. No, infatti. Nonostante che l'ottimismo della scritta Oyster. Infatti, perché... abbiamo un calendario, abbiamo giorno e mese, certo. Quindi insomma è già qualcosa di abbastanza complicato. E un cronografo, quindi questo qua ricorda la forma il padre del Daytona, diciamo, esatto. No? 5 bottoni. Tra l'altro porta anche la stessa base meccanica, il Baggiù 72, in questo caso il 72C, invece il Daytona il 72 normale, poi 722 evoluto poi nei vari calibri, però la meccanica di base è la stessa. Esatto. Quindi il mitico Valjoux che ha equipaggiato tutti i modelli crono, diciamo 3 contatori Rolex con casse Oyster. Questo è un soprannome poi. Questo è un soprannome. Ecco, Questo anche qua la ha un cosa soprannome forse più- Jean-Claude Killy. Jean-Claude Killy che è un pezzo di storia, diciamo, per Rolex, perché non è solo questo orologio. Anzi, lui è stato un ambasciatore per loro, essendo uno sportivo, magari non tutti lo conoscono. Jean-Claude Killy è uno sciatore francese, un grande campione, non solo sciatore, poi ha fatto anche attore, pilota di automobili, Di ha auto fatto, anche, ha fatto un po' di cose. E brand ambassador per Rolex, infatti si vede spesso nelle pubblicità dell'epoca, mi pare che inizi con il Freccione, insomma con Allora, negli l'Explorer. anni 60 lo trovi ancora con un po' tutta la produzione degli sportivi. Sì. Non lo vedi mai con gli orologi classici. No, Hai visto le infatti pubblicità? con questo Con orologio qua in sportivi. specifico lui non ha mai fatto nessuna pubblicità. È vero. E uno dice, cavolo, ma al suo nome lui ha fatto pubblicità con GMT, Sì, Con sì. l'Explorer. Dayjust, Però capita spesso, no? Questa cosa c'è anche banalmente il freccione, che viene chiamato Steve McQueen, però non c'è nessuna foto di Steve McQueen. Però era il suo orologio. Però sì, ecco. È il suo- Stessa cosa, Guarda, stessa cosa di questo qui. qua. E anche con il suo cugino, vabbè andremo a parlarne dopo. E dimmi un po', Giuseppe, a quel tempo te ne vendevi di questi? Li vedevi intanto? Era forse uno degli orologi più ambiti. Il collezionismo No, iniziale... ma te. Sì, Te perché- riuscivi a reperirli ancora? ma certo. Era ovvio che l'acciaio era quello che andava per la maggiore. Costava... Devo dire che di questo orologio l'unica pecca, l'unico neo era che spesso trovavi i quadranti un po' deteriorati, perché un po' di umidità in questi orologi. Entrava- Che bracciale montava? Ma questo probabilmente potrebbe essere anche uscito con un bracciale d'oro nell'epoca, però diciamo che il catalogo te lo dava con tutte e due le varianti, bracciale oro, cinturino a pelle. Io ho Il trovato una bracciale pubblicità oro che magari mettiamo, che mi pare fosse con un... A parte che non si vede perché era in bianco e nero se fosse acciaio Certo, o oro, però certo. comunque era braccialato. Era braccialato. Rivetti. E portava un Oyster, questo qua un Jubilee. un Oyster. Un Oyster. Probabilmente vedrai che se c'è allegato anche il listino ti portava anche il prezzo del Due Jubilee. prezzi. Credo che ci fosse. Non me lo Perché, ricordo. no, a volte visto nei cataloghi dell'epoca trovi anche No, anche le pubblicità, no, le in varianti basso. con la referenza del, Sì, del- esatto, del tipo di esatto. bracciale. E ora, secondo te, quanti ne ritrovi in giro di questi? Sono... Allora, lui parlava delle condizioni che è, Così, che è insomma, un fattore determinante. Questo perché fa il è prezzo. tenuto bene, non è perfetto chiaramente, però c'è anche da dire che ha 70 anni, quindi tra un po' arriviamo a 100. Credimi, Michele, questo secondo me 5 io in più di te. lo considererei perfetto No, sì, per ok. la tipologia di orologio. Allora, Questo è un perfetto, orologio noi che- a Staioli cerchiamo di non usarlo mai come No, termine. però da collezionista questa tipologia qui, diciamo, di quadrante in questo orologio a questo livello siamo ben alti. No, siamo alti, Sì, siamo alti anche sì, come sì. cassa, come movimento, c'ho una foto magari, facciamo vedere il movimento anche... Certo. No, certo. diciamo Bello. che è il cuore dell'orologio anche. Questo è il top lot dell'asta Eh, per gli orologi, parlo. sì, SNI,
SNI. Adesso ti tiro fuori. Poi diciamo che siamo anche in anticipo, quindi mai dire mai. Magari Ma da qui potrebbe all'asta anche uscire qualcosa di più. potrebbe- spero esca qualcosa di più. Ma una cosa, all'epoca, no, quando ti capitavano questi orologi qua, quindi immagino tipo anni 80, 90 più o 90, meno. anche. Ok, cioè, qual era il prezzo di questo orologio? Confronto magari tipo di un Paul Newman, faccio per dire. Beh, molto più costoso questo. di Beh, un anche po' di- perché Newman non era un orologio che Certo, così ambito per negli questo anni chiedo. 90, Newman- questo invece era già Questo non è sempre così stato ultra. ambito perché... Oro allora, con oro, Ma non tanto per il discorso dell'oro, perché l'oro lo paragonavi a quelli Sì, stessi sì. in oro, però all'epoca, partendo da zero, il complicato era quello che faceva più il prezzo. Più Quindi prezzo. un orologio come questo qua, con un giorno mese data, è chiaro che aveva diciamo un appeal superiore rispetto a un cronografo normale. Anche come stile, perché qui Anche come è stile. uno stile che andava di più, una cassa un po' più piccola, più Esatto. elegante, tipo Esatto. Patek Vacheron. Infatti poi ha abbandonato Rolex questa strada per prendere quella dello sportivo, che è una scelta Esattamente. sicuramente che ha ripagato nel tempo. Ci dispiace non vedere più orologi così belli. Beh, sì, anche secondo me, perché Però, poi alla però, fine hanno Però preso se una ne strada vede, che li ha... se ne vede pochi, di questi qua, sì, questi pochi. Ma paradossalmente vedi pochi oggi anche di modelli senza la complicazione del datario. C'è predetto, tipo no? i- C'è non so. 6034. Esatto, 6234, 6234. 6232, cioè la stessa cassa, la stessa tipologia di orologio, solo crono. Vedi poco più di quelli in oro, anche perché non raggiungono ancora cifre Quindi che stiamo il parlando collezionista... del pre-Daytona, quindi. Sì, Ma prima del forse anche Predetona. Prima del Predetona. Il 6238 è il Predetona classico, è riconosciuto come Predetona. Addirittura certi quadranti dei modelli che ti dicevo prima li trovi anche sui primi Predetona. Cioè si sono portati dietro sul Predetona. Differenza qual è? La differenza dei modelli detti è che la ghiera, quindi la lunetta, in questo modello è saldata alla parte diciamo, centrale della cassa, alla carrullo. E il fondello invece è libero. Quando hanno fatto il Predetona era in tre pezzi, cioè la lunetta, la carrul centrale dove ci sono un po' le numerazioni e il fondello. Quindi era già in tre pezzi. In queste serie qua viceversa siamo ancora in due pezzi che ne hanno fatte almeno 2 o 3 referenze in due pezzi, quindi tipo il 4467 che era il primo ovettone col datario in oro, fatto solo in oro quello, anche quello in due pezzi. Cassa grande, quindi sono proprio i più... Ma comunque sono curioso di questa cosa, ritorno al discorso dei prezzi, no? Ma, ok, costavano già tanto all'epoca, ma tanto quanto a confronto poi di quello che... Tanto quanto, un orologio del genere, Cioè, se diciamo, dovessi fare un... nel in 90 euro. io credo che fosse un orologio che vada a spanne, quindi Sì. questo è un orologio che poteva costare nel 90 in oro come questo qua intorno ai 15.000 euro, 15 milioni di lire. Più o meno quanto fa ora all'asta, giusto? Però ti faccio un'altra domanda, no? Te, cioè, fra questo e altri, quali erano quelli più venduti, stesse caratteristiche, fra questi e altri modelli, però sempre, cioè non Rolex, altre marche? Altre marche? Cioè questo era gettonato o no? Guarda, ascoltami, il gap rispetto ad altre marche forse era inferiore, nel senso che questa tipologia qua scontrava un po' con i Patek Philippe complicati e Quindi con quelli quegli Vacheron, anni e Vacheron. Vacheron. Quindi le due marche di riferimento all'epoca erano forse più Patek Quindi e lui Vacheron. soffriva questa Questo cosa? c'entrava, ma c'entrava un po' diciamo tirato dietro. Quindi erano gli altri che facevano un po' il mercato. Però avevano questo già alla cifre fine diverse. alla lunga ha stravinto questo. Perché Ma in tranne che per senso? quanto- Dipende Come? quale modello di Ma in- Patek, però, insomma. Sì, certo, però se andiamo sui classici di questo tipo, sì, sicuro. sì. Poi Sicuro. è vero che se vai a prendere 24,99, più o meno diciamo perpetuali come questo, questo diciamo è un calendario. Però orologi diciamo con queste caratteristiche, forse ora il Patek finalmente si è ripreso, è stato per anni molto indietro rispetto a ok. questi. E essendo molto indietro, questo era, in quel momento lì era alla pari? Allora secondo- aspetta, alla partenza Patek e Rolex erano più o meno alla pari, poi Patek è andato ben oltre Rolex, poi c'è stato un momento in cui questo tipo di orologi, e questo mi riferisco già agli anni 2000, questo tipo di Rolex si era un po' fermato e i Patek invece salivano, quindi ora è un po' una rincorsa, E non è Vacheron- stato, e cioè non è stato un Vacheron lo mercato... mettiamo sempre in disparte. No, il Vacheron all'epoca invece era cioè, molto ben posizionato, però si è un po' perso per strada. Beh, sì, Obiettivamente si è un po' perso per abbiamo anche in asta un Vacheron.
perpetuale siamo a cifre diverse. Sì, infatti. Sebbene sia cioè, veramente No, bello. no, ma il Ma bello e il bellissimo. brutto Veramente è bello. Infatti, secondo parte me- soggettivo. Diciamo che Vacheron e Patek continuano a produrre e proporre Esatto. questi orologi quasi Siamo oltre gli anni arrivati. 50. Io credo che Vacheron Constantin, se continua diciamo, a produrre orologi del tipo che fa negli ultimi tempi, secondo me riprende la sua posizione. Se la merita Guarda, poi. guarda quanto è bello se la merita. il 2-2 che è uscito ora. Infatti, no, ma anche, quello è già un Bellissimo. orologio sportivo, ma anche Sì, un sì, orologio sì. di questa levatura. Sì, ma anche qui Cornovac che ha fatto in collaborazione, fece in collaborazione con Odinchi, se non sbaglio. Ma bellissimo. Bello, Sì, bello. bello, Sono bellissimo. bellissimi, sono Anzi, veramente... stupendi, sì. Sì, a partire dal esatto. 1952, Che dici, Giuseppe? Approvi? mamma mia, ma pienamente, anzi. Dal 52? L'aspirante l'hai già trovato, No, io la riserva, L'offerente, la l'offerente, riserva la l'offerente, lascio di l'offerente. sicuro, la riserva la lascio di sicuro. L'acquirente Poi- lo deve battere col martello. Sì. Successivamente dove si va? Si va. Allora, abbiamo parlato di un personaggio. Non posso non nominare Un questo altro. personaggio. Quindi Paul Newman. Quindi, Cioè, ci sono tanti personaggi che girano intorno a Rolex, è anche per questo che Rolex Direi è che- quello che è. Però questi due li nomino perché sono iconici, perché si sono trovati in questa situazione con questi due orologi, probabilmente non volendolo, perché Esatto. non sono stati mica pagati, esatto, non erano pagati. non erano pagati. Anche questo all'epoca, è vero che poi dopo è diventato l'uomo immagine di Rolex, ma dopo. Però con altri questo l'aveva modelli. sua. Esatto. infatti. E qui abbiamo un 6241 in acciaio, seriale 1.7 milioni se non sbaglio, quindi siamo nel 67, 66-67. 6241 che è stato prodotto appunto per 5 anni, questo in ottime condizioni direi. Non si può dire perfetto. Non si può Non dire, si può dire. no, ma è L'abbiamo perfetto, capito. perfetto L'abbiamo no. capito. Anche perché se è veramente perfetto allora c'è qualcosa Si che- dubita. Si dubita, Si no? dubita. Allora E poi ci lasciamo- sono gli asterischi. Sì. Alla valutazione ci sono gli asterischi. Sì, Vero? asterischi ce n'è. Quindi la referenza che portava Paul Newman, perché Paul Newman si dà il nome a questo orologio perché ne portava uno al polso di questo quadrante esotico Exotic dial. che aveva appunto il bordo, in questo caso bianco, Esatto. che riprendeva questi contatori E bianchi. in questo caso anche con la minutiera rossa. In questo caso anche con la minutiera cosiddetta rossa. all'epoca tricolore, Tricolore, sì, che anche invece col esisteva Daytona anche rosso. con la minutiera nera e invece quella era due colori. Il suo, Molto quello che meno- portava Paul Newman era un 6239. Sì, Infatti, quello è l'orologio, diciamo, che ha fatto il record dei record, è stato venduto da un'altra Certo. Philips in una nota asta, e quindi diciamo che poi già erano molto alti, però da lì Gli ha dato- tutti gli orologi sono andati con l'onda. L'abbrivio. L'abbrivio. Comunque, credo che abbia fatto fare il salto di qualità a Beh, questo mondo. già erano abbastanza altini erano già questi orologi. ben sì. quotati, sì. non è Sì, che- hanno preso un po' di valore, ma che non si pensi che abbiano quadruplicato il No, valore. certo, quadruplicato no, chiaro. Però, insomma, no. Anche perché cioè, a quelle cifre quadruplicarlo. No, chiaro. Magari ci sono orologi diciamo, differenti che hanno avuto invece una rivalutazione giusto 4 volte tanto. Questi chiaramente partendo già da valutazioni assolute non... Faccio una domanda tecnica, ma non c'entra niente con gli orologi. Ma la posizione strategica cioè della battuta, c'ha un qualcosa o vanno libero arbitrio? Cioè il primo che batterete, come mai battete L'ordine di catalogo. l'ordine? Sì. No, l'ordine di catalogo è È studiato scientificamente? È studiato. Poi in realtà Non si sa mai. si vende l'orologio. Per infatti cui dico- se lo metto all'otto numero 1 o l'otto numero 250, Era per se è quello, bello la e domanda era costa il quella. giusto. Però è anche vero che in sala si crea una certa atmosfera, quindi se io lo posiziono in un momento in cui ci potrebbe essere un po' di battaglia, quelle 2 o 3 battute in più per l'adrenalina. per voi succede. le possiamo- È difficile vedere in una casa d'asta i pezzi migliori all'inizio del catalogo. E Di quando solito si posizionano? Centrofine, Centrofine, 3/4. sì, 3/4 è il Trequartista, momento che diciamo. la sala è più calda, quindi Certo. magari ci sono già state un po' di battaglie Poi precedentemente. dipende quanto è lungo il catalogo, per quello sì, che dicevo lì, non posso fare un catalogo da 1000 pezzi, se no Sì, a no, metà no, tutti beh, dormono, quindi devo rimanere... Perché magari il è divisa numero proprio che- più giorni. sì, a parte più giorni, però comunque in un giorno non posso battere troppi lotti, Certo. se no perdo anche l'attenzione. Poi vabbè, diciamo che oggi l'attenzione la ho al telefono e la ho online,
più che in sala, anche in sala, però sai, con le cose del Covid Sì, si tende a battere Sì, è un piuttosto po' il telefono. cambiato. Avete avuto differenza di appeal fra la sala e il telefono? Beh, Cioè, diciamo che questa alchimia che si crea in sala è migliore quando la sala è piena o il allora, telefono? sì, la sala può, però diciamo che durante il lockdown, cioè dal lockdown in poi, la società ha subito un incremento anche del 20-30% sul fatturato, quindi Va bene. non ci funzionato. offendiamo, possono stare a casa. Ecco. Te Giuseppe questi li vendevi? Sì, Polyhuman sì. Ma a catalogo li trovavi non più a quel No, tempo no, perché no, te eri già arrivato no, dopo? No, era già molto fuori catalogo. E li trovavi? Li trovavi e tra l'altro all'epoca diciamo che forse il Polyhuman era un po' l'orologio punto d'arrivo, costava già di più del Daytona classico normale, quindi aveva già un prezzo più alto e la differenza chiaramente era più o meno, almeno diciamo fino agli anni 90, il doppio, cioè quando costava 4 milioni e mezzo il Daytona normale, questo ne costava già intorno a 7, 8, forse anche 9, ecco. Che però non era molto amato, il No, Daytona in generale. Ti devo dire la verità, siamo riusciti a comprare anche dei quadranti sciolti, tolti dall'orologio, orologio diciamo con pulsanti a pompa come il 6239, quello lì, in cui venivano tolti i quadranti Polyhuman, che questo è una bestemmia grossa, e messo il quadrante classico. Tant'è che intorno agli primi anni 90, pur di vendere, li montavano come volevano. E si trovano spesso anche situazioni piuttosto, diciamo, Raffazzonate. sì, cioè trovi firme rosse sul pulsante a pompa, che sinceramente non sarebbe la sua. E abbiamo ritrovato, come dicevamo, anche tanti quadranti tolti, poi dopo chiaramente rimontati, ma quando li hai rimontati? Quando magari era il 20% sopra, quindi visti oggi, diventava una dici, se speculazione. mi ero dimenticato la scatolina forse no. Certo. Se la ritrovi nel 2022, dice, ora sì che sarebbe stato conveniente ritrovare la scatolina con i quadranti tolti. vero, Io ricordo a comunque- Zurigo che ci vendettero, mi sembra, 4 quadranti Polyhuman, un venditore, un negoziante, un concessionario, che aveva messo da parte perché si ricordava che con quel quadrante non si vendeva. A Zurigo poi, peraltro, meno a Firenze. A tu dico 4. Sì, credo che 4 Poi, quadranti al ritorno che non fa, ti fermi in un'altra facevano, città. 4 quadranti Fare- all'epoca non facevano 6 milioni di lire, ecco, voglio dire, una media di... Fai te. Sì. Ragazzi, ma Beh, però No, ha il suo valore a quel punto, mica niente. un'altra epoca. E dimmi un po', ma te, passione o lavoro? No, beh sì, passione. Io in realtà vengo da una famiglia di antiquari, mio padre, e che avrebbe voluto che io lavorassi chiaramente, però chiaramente non l'ho seguito. Ho preso fin da piccolo la collezione di mio nonno, quindi ho fatto un salto, a lui non piacevano, non mette l'orologio, dice che porta sfortuna e forse su quello... quindi fin da piccolo ho iniziato a apprezzare più gli orologi che non l'arte antica. Poi ho iniziato a lavorare in casa d'asta, ho iniziato con Antiquorum e Monaco Legend, che hanno fatto tra l'altro una bella asta qualche settimana fa, una settimana fa, molto bella. E lì facendo fotografie, cataloghi, eccetera, eccetera, poi piano piano la passione è aumentata. È aumentato. E poi è diventato un lavoro. Quindi bene, alla fine era un lavoro contento. Sì, sì. Ah sì, quello sì. Non mica da tutti. Non è mica No, anzi, secondo me è basilare. È vero. Guarda quanto lavora Steve, Allora, sì, che ha trovato l'America. l'America. No, e quindi compri anche tanto, no? O No, compro, nel senso... no, compro. Il problema è che non tengo, quello che è sicuro è che non tengo. Ah, perché ok, è difficile tenere, cioè pezzi del genere per esempio sono inavvicinabili, Certo. però pezzi Ad oggi comprabili, poi alla fine o uno accumula, Certo. però io non sono mercante, quindi No, devo no, tenere giusto pochi pezzi per permettermeli, ecco. Bene, bene. quindi più orologi portabili. Portabili, sì, sì. Certo. Qui al Paulson vostro, Cremino. cremino, molto bello. Quindi diciamo Quindi che qua passiamo da uno stile insomma elegante a uno stile sportivo, già iniziamo a vedere l'evoluzione. esatto. E questo non era apprezzato perché se tu pensi che questo era di moda, è chiaro che accanto a questo sono due cose diverse. Completamente. Quindi una persona elegante non poteva pensare neanche lontanamente di mettersi questo con giacca e cravatta. No,
Poi all'epoca non può assolutamente C'era un esistere sì, molta una cosa del attenzione al genere. cliché, all'eleganza, Esatto. quindi Quindi è chiaro che magari anche col quadrante quello, insomma, senza Classico, l'esotico, insomma, quello classico è già più elegante, quindi già immagino che fosse più apprezzato di un quadrante del genere. Questo poi ci porta, l'evoluzione ci porta a qualcosa di più sportivo, che è, diciamo, il cavallo di battaglia oggi di Rolex, la sportività. Quindi qui abbiamo già un movimento Rolex, sì, che è fondamentale, il primo dei movimenti Rolex, qui siamo sempre val giù. Esatto. 2001 c'è il Rolex, no? esattamente. Nel 2001 comincia invece finalmente il Rolex. Quindi non c'era 2000, in Rolex, realtà nel quindi 2000. li modificavano. Il Zenith andava troppo forte, andava a 36.000 oscillazioni, 36,6 se non Sì, sbaglio. sì, Rolex poi l'aveva. ritoccate, infatti Ritoccate, il quadrante te lo dice in più volte, officially certified, È andato prescritte. le pasticche per la Esatto. pressione Sì, a sì, sì, abbassare. prescritte, E poi finalmente il proprio calibro. sì, 41-30. Sì, la forma rimane uguale, ghiera metallica, poi vediamo ultimamente quelle ghiere in ceramica, però la forma è sempre Sì, la quella cassa è rimasta del quella, cassa sì. quella, Sì, insomma. sì, la cassa quella. Qui come brand ambassador in realtà non riuscirei a inquadrare qualcuno. Steve. Si sono visti Steve, Ah, quello lì, lui è Si sono- Daytona. Ma se viene la Rolex io lo firmo, ma anche se dovessi Però pagare ti io chiami per già fare Steve bene, come Steve McQueen, quindi ti scarta. per cognome Franco, si ipotizza anche Allora, come sì, nome, sì, capito? sì, sì. Cioè, è fatto Se no apposta, si è può fatto fare giusto. apposta. la camicia è modaiola. Si fa come Giuse, che dici? Va bene Giuseppe. Si sono viste delle pubblicità con Federer, Sì, che comunque è un brand Forse ambassador, non con del quello Daytona, ma platino. no, di tutti i platino, modelli. sì. Sì. Sì, Non c'è sì. il DD solitamente in platino forse. Anche il Daytona in platino, Infatti, insomma. e Daytona Racing, insomma, Sì. anche altri modelli, non solo. sì, no, anzi, lui credo che li abbia anzi, portati un po' tutti, ho visto sì. a partire dal Datejust 2 in poi, Infatti. forse il Datejust è forse quello che ha portato di più. in pubblicità. Forse Daytona in platino, sai che ce l'ha forse Domingo mi sembra. Sì? Sì. Domingo è il Cantante. tre tenori, no? Sì, sì, piace Mi piace Domingo, sì, mi sembra Ecco, che poi, sia lui. a parte i brand ambassador, quelli ufficiali, chiaramente la fortuna di Rolex è anche il fatto che certo. molti personaggi noti portano, Lo usano. Infatti, lo secondo me, usano. se vai nel mondo dello sport, Perché è un orologio parlo di usabile. questo orologio, nel mondo Poi dello tra l'altro sport, adesso ci sono queste pagine Instagram, Spotter, Italian Watch Spotter, che sono amici e li salutiamo, e che fanno vedere appunto tutti gli orologi portati dalle varie star, Certo. quindi quella è una Certo. pubblicità, la pubblicità fondamentale E vedi di che chi lo solitamente porta. o Rolex o Patek alla fine. Esatto, e quindi qui con un'evoluzione si spiega perché è un'icona, perché è un mito e perché probabilmente, non è detto, ma perché ha questi valori oggi. infatti raggiunge certi valori perché in pratica la gente ha scelto questo come mito, non è la Rolex che ha scelto il personaggio, ma molto più il personaggio che ha scelto la Rolex. e quindi è già diverso. È già perché diverso, spesso se vedi altre, diciamo, forme pubblicitarie è la casa che fa il prodotto che sceglie, diciamo, fra i vari personaggi, quello qui invece è Più. Ti faccio una domanda che farei a Giuseppe. Fra tutti quelli che sono passati sotto le tue mani, non per valore, ma per bontà dell'oggetto, qual è quello che ti è rimasto più nel cuore? Allora, il valore è una cosa secondaria su un Bravo. orologio, perché poi si dimentica, Noi, poi infatti, il prezzo alla fine, certo. Oddio, Quando ti fa oggi, piacere- oggi molta gente lo mette al polso più per il Purtroppo, valore, non sa sì. neanche cosa ha al polso. Questo, Però va bene, mettiamoli da sempre, parte. anche, va bene anche, anche prima. va bene anche quello. A me, io sono un appassionato di smaltati, quindi avevo venduto un Gubelin quadrato con un quadrante smaltato bellissimo, con degli effetti di luce incredibili. Quando li hai in mano con una certa luce danno un'emozione. Più come te, vedi? Sì, infatti si vede che una famiglia di antiquari ha lavorato, perché in realtà quelle, diciamo, quelle reminiscenze arrivano dalle radici. Beh, sicuramente più arte che Sicuramente, sì, un'orologeria. sicuramente È più... sì. È uno dei più grossi rimpianti di Giuse, un orologio simile. No, è vero. è vero. Quello- Lo dici sempre, quindi... Hai fortuna che te lo Cronologia. riporta. Sì, facile che me lo riporti, no, no. No, è vero, è vero. I orologi smaltati sono secondo me eccezionali, sono il capolavoro nel capolavoro. Ma è anche, insomma, arte. Sì, sì. 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 Poi poi pensa c'è- quando, come, perché... Ora, nel caso del mio orologio era il retro della cassa di un orologio da tasca, quindi c'è una certa dimensione, ma nel caso di un orologio da polso
È piccino. Esatto, capito? È piccolino, E poi lì il andarci a discorso fare- di un quadrante smaltato è che deve avere una certa altezza anche per il... Considera per che deve l'altezza essere poi delle cotto in lancette, forno, quindi ha bisogno di essere, diciamo, di uno smalto basso, vetrificato, robusto, perché è chiaro che Poi viene usato tutti i giorni, in perché viene usato teoria, tutti i giorni, quindi- può cadere l'orologio, quindi si rompe lo smalto, addio. Sì, anche perché diventa vetro praticamente. È vero, viene vetrificato. È la cottura a forno che lo vetrifica, perché sopra rimane proprio lucido. Una volta per capire se erano smalti buoni o meno, prendevi una spilla e la passavi sopra la parte smaltata. Se scivolava come su un vetro era ottimo smalto e quindi era uno smalto vecchio, originale. Se scalfiva non era uno smalto vecchio, era un rifacimento dello smalto. Era Certo, al un- proprietario... Esatto. dovrei dire- Infatti, se lo facevi davanti al proprietario, al Bisogna suo da tasca, dice, se me lo rovina me lo compra, certo. Ah, perché non si rovinava, però, cioè lo facevi in una maniera irrovinabile. È chiaro che lo facevi sempre in un angolo dove praticamente, anche se ci fosse rimasta una leggera, poi non è che lo facevi, cioè prendevi uno spazio di mezzo millimetro, però capivi subito se la punta entrava e lasciava il segno, vuol dire che era smalto non originale. Un po' come il test dell'oro che devi grattare un pochino, Sì. piccola parte. Bravo, più o meno come quello, solo che lo smalto praticamente da secoli è sempre stato fatto cotto in forno, quindi per essere il vero smalto era cotto in forno. È chiaro, lo puoi fare anche una volta che te con l'oro delimiti gli spazi che vuoi fare, mettiamo un disegno, dico un fiore, delimiti i petali, la parte centrale, poi lo devi andare a riempire di colore. Quando l'hai riempito di colore lo devi cuocere in forno. Gli smalti, diciamo, più moderni non passano dal forno o comunque rimangono molto morbidi e quindi te con una puntina di una spilla riesci a lasciare il segno. Trucchi del bestiame. Eh beh sì, no, quelli erano... perché arriva dagli orologi da tasca. Cioè quello che ti racconto arriva dagli orologi da tasca, poi dopo lo ritrovi sugli orologi da Per lo polso, smalto quello già smalto. nell'Ottocento, insomma. Forse no, 700 non lo so, però Non ho forse 700 nel che 700, sì. certo, no, gli smalti. Quindi insomma Le c'è più miniature esperienza, smaltate, sì. le miniature Sì. smaltate anche che si vedono spesso anche nelle aste spesso, inquadrate in quei piccoli quadrettini che stanno, diciamo, sui bordi anche degli stipiti. Quelle per esempio sono tutte smaltate diciamo, a forno, caldo. molto carine, e sono del 700, anche del 600. Invece, tornando al discorso degli orologi da polso, cioè se uno volesse comprare degli orologi del genere, cioè qual è la cifra di partenza, insomma, qual è... Allora sì, appunto, poi è l'asta a determinare il prezzo di arrivo, quello che posso dirvi Perché ora... la mia domanda, scusa, ti interrompo di nuovo, cioè con 7.500.000 lire, no? Ce lo ricompro ancora questo orologio o no? Di euro sì, ti fanno anche il resto. Sì, sì, con 7 milioni di lire possiamo prendere l'iscrizione d'acconto, perché molte volte prendiamo l'acconto se non conosciamo il cliente. Certo. Comunque, no, vi posso dire il prezzo di partenza, Certo. perché l'arrivo non lo sapremo mai. No. Lo sapremo Sì, sì, il giorno il dopo. giorno dell'asta. In ordine cronologico, il Killy parte da 80.000, che è comunque un prezzo interessante di partenza. Stessa cosa, prezzo interessante, qui siamo intorno, mi pare, a una partenza di 130.000. Sì, direi di sì, per il Paul Newman. E il Daytona moderno parte intorno ai 20.000. Poi diciamo che questo qua rispetto ad altri è anche inflazionato, insomma, sui movimenti di mercato, quindi Sì. oggi è un valore, domani è un altro. Il giorno dell'asta, che è tra 2 mesi, no, meno, un mesetto. Sì, un mesetto forse. Un mesetto... Però il catalogo è già pubblicato, il catalogo? No, il catalogo verrà pubblichiamo pubblicato un mese prima prima dell'asta. e quindi dopo alla fine Sì, sì. c'è la pubblicazione. Sì, perché adesso stiamo ancora raccogliendo, quindi chiaramente non posso fare il catalogo finché non ho tutti i pezzi. Certo, Quindi, giusto. tra l'altro vedo nel retro del catalogo un bel orologio. Sì, questo l'abbiamo venduto a luglio scorso, è sempre un 6241 come questo. Ok. Questa È volta in no. oro giallo. Quanto ha fatto questo? Te lo Quello lì ricordi? sì, ha fatto circa 660.000 euro, partendo da 500. Quello lì è in oro 14 carati, che vale più del 18 carati. Sì, più raro. Che è più raro, quindi non c'entra la caratura, perché No, sì, no, è no. la caratura rarità del inferiore. pezzo. Perché Sì, diciamo che penso che in oro giallo 18 carati ne abbiano fatto intorno ai 300 di questa preferenza. 14 carati non si sa, No, però diciamo. Anche a perché parte che non Rolex so neanche se non ce lo sono dice. compresi in Ma è- questi 300 i 14 Io carati. non o sono credo, meno, cioè, però- o perlomeno, la Rolex non ha mai fatto trapelare niente. È per chiaro, cui quello sì.
si va sempre un po' a sensazione facendo un rapido conto di quelli che hai visto, ma magari non sai se nel giro di 10 anni o 20 anni lo stesso orologio che magari viene riproposto in asta è lo stesso di... Cioè, magari dovresti lo segnare riconti tutti i 2 volte, seriali, ma magari è lo No, stesso. poi quello che Poi i si legge in seriali giro è spesso chiaro. non li trovi, perché poi sono chiusi magari gli ultimi 3 numeri, Sì. sono coperti, quindi Se poi- noi copriamo tutti i seriali al centro. quindi Perché... è normale che non si riesca mai a saperlo. Non rischi di- Però secondo me giusto nei 300 potrebbero ancora esserci anche i 14 carati, Sì, che infatti. sarebbe ancora Inferiore. più basso. Renderebbe ancora più raro, insomma. Esatto. Va bene, qui non si può scegliere, ragazzi. Non si può scegliere, no. Che No, anche si perché... Però ecco, abbiamo anche modelli più... Sì, qui. Sì, Ma certo. No, ma noi di solito, hai visto, alla fine si sceglie un anche pezzo tra quelli presentati, ma qui Marche è di tele, un po' troppo... tutte le marche avete? Sì, Sì? sì. Tutte. No, dico un po' tutte Cioè, le marche. comunque la selezione di base riferimento, c'è una ovviamente. selezione. Certo, certo. L'importante è che abbia un minimo di Interesse. valore o interesse. Esatto. Certo. L'interesse è la cosa Un fondamentale. modello interessante, magari anche di un marchio diverso, ma Una cosa se tu particolare, guardate, fa un modello esatto. interessante. Cioè che... Esatto. Poi è chiaro che in asta devono essere pezzi di base che non si trovano in giro, perché se posso andare dal negoziante a comprarlo, Certo. non E ho grande prevalenza interesse di andare in asta. vintage o serie diciamo un po' più... Prevalenza moderne? vintage. Prevalenza vintage. Vintage. Come piace Anche a noi. perché Come piace a noi. Sì, è come forse il mercato in questo momento sta anche un po' rivalutando. diciamo che non si è mai mosso più di tanto, No, no, mentre infatti, i nuovi vero, subiscono vero. molto le... Sì, esatto. E poi Contrazione. diciamo che adesso con Chrono 24 anche i privati si divertono A capire quanto capire hanno. quanto hanno nelle mani. Nei Il cassetti. vintage è Anche più a vendere, difficile. forse. A venderli. Anche a Il vintage è più vendere. difficile. Il vintage Sì. è un po' più difficile, sì. Quindi abbiamo ancora un mesetto di ricerca, poi il catalogo, Poi e il catalogo, poi, esatto. poi Bermuda e si viene a prendere il cocktail. Esatto. Questo io ho capito così, no? Quindi il prossimo episodio allo Yacht Club. Bisogna andare là, in qualche maniera si fa. Aspetta, vediamo se parliamo di questi o di altri. No, Guarda, più che volentieri. Volentierissimo. Cioè, anche se è una Anche cosa andarci decisi particolare. di comprare qualche bello orologio. sì. Io porto Certo. Giuse sotto braccio. Esatto. E facciamo alzare il braccio a Giuseppe. E poi Me l'ho alzato, un, mi sta Esatto. un cartonato. Va bene, Michele, grazie mille. Grazie a voi. Dai, grazie mille per Ciao. essere venuto. Ciao a tutti. Alla A prossima. presto, ciao. Ciao. Michele.